Benvenuti a questo nuovo video relativo all'analisi con multisim di questo circuito in corrente continua. Lo faremo per determinare le grandezze elettriche di corrente e di tensione. Per poterlo fare useremo il metodo della sovrapposizione degli effetti che si applica in una rete come questa con più generatori. Abbiamo due generatori di tensione. Importante per il metodo della sovrapposizione degli effetti è che la rete sia lineare, composta quindi da elementi lineari, come è questo nostro esempio. Per il principio della sovrapposizione degli effetti dobbiamo prevedere di calcolare ad uno questi singoli contributi, i contributi di un generatore e i contributi di un altro, e quindi calcolarle separatamente per poi ricavarne il risultato finale. Per risolvere il nostro circuito, per calcolare tensioni e corrente, possiamo immaginare che sia acceso uno solo alla volta dei due generatori e che gli altri siano spenti. E infine, nel caso di un generatore di tensione si può annullare sostituendolo con un cortocircuito. Nel caso che ci fosse un generatore di corrente, in questo nostro esempio non ce l'abbiamo, annullarlo aprendo il circuito. Per quanto riguarda il nostro video, vedremo in che modo separare, considerare due circuiti separati e ottenere direttamente il valore di I con 1, di I con 2 e di I con 3 senza bisogno di fare tutti i calcoli analitici che vanno applicati per la risoluzione analitica del nostro circuito. Bene, adesso realizziamo questo circuitino prendendo i componenti, place component. Mi servono innanzitutto due generatori, sorgente, DC power, 1 e un altro, 4 resistenze, cartella basic sul menu basic, resistor, eccoli qua. Posso prendere resistenze di qualsiasi valore, tanto poi il valore si può cambiare anche dopo. 4 identiche. Il ground, sempre su sorgenti, ground, eccolo qua, a posto così. Bene, adesso modifichiamo le caratteristiche dei nostri due generatori. Intanto invece di 12 volt facciamo 6 e questo da 3, così come le caratteristiche che troviamo sull'elenco. L'R1 da 1 ohm, così come l'R2, il 3 e il 4 da 2 ohm. Bene, adesso cominciamo a collegare i vari componenti. Sposto un attimo le resistenze, le porto qua, sposto anche questa, facciamo un po' di spazio tra i due generatori, questo lo ruotiamo verso sinistra, lo colleghiamo col generatore, attenzione, poi abbiamo l'R2, abbiamo l'R3, questo lo ruotiamo in senso orario, lo mettiamo qua, lasciamo spazio perché poi serviranno
Lo lasciamo qua perché poi serviranno gli strumenti di misura. Notiamo anche l'R4 deve essere in parallelo con R3. Lo mettiamo qui lasciandogli dello spazio. Lo sposto più in basso perché qui mi servirà uno strumento per misurare la corrente. Bene, questo è il nostro schema, il nostro circuitino. Per fare l'analisi della rete utilizzando il metodo della sovrapposizione degli effetti, vado a fare copia e incolla di questo blocco, lo sposto sotto, e togliamo questo generatore di tensione in modo che abbiamo l'effetto solo del generatore, di questo generatore. Adesso dobbiamo mettere degli strumenti di misura per misurare le nostre incognite, la corrente di con 1, di con 2 e di con 3. Quindi vado a prendere i nostri amperometri, place component, su indicatori, voltometri, amperometri, me ne servono 3, 1, questo qui lo metto dopo la resistenza, lo collego alla rete. Devo eliminare questo tratto perché la corrente deve passare all'interno dello strumento. L'altro, più 3, è messo qui. Se non mi sbaglio vediamo cosa, come dice, cosa troviamo nello schema. Sì, i 3 e i 2, ok. Stesso lavoro, collegamento alla linea. E questo qui lo ruotiamo in modo che il più sia sopra e il meno sia sotto, quindi rotate in senso orario. E togliamo questo qui. Adesso possiamo mandarlo in run per verificare le nostre misure. Adesso mi dice che con un solo generatore in questa rete lineare I con 1 sono 2 A, I con 2 1 A e I con 3 1 A. Adesso andiamo a prendere i nostri componenti, facciamo CTRL C, CTRL V, li incolliamo, preso anche il ground, va bene, lo togliamo il ground, e questa volta aggiungo il componente dei 3 volt e devo mettere in cortocircuito quello dei 6 volt, in modo che andiamo ad esaminare gli effetti di questo solo generatore nella nostra analisi di questa rete. Li mandiamo in run. Mi dice che abbiamo I con 1 meno 0,5.
I con 2 0,5 e I con 3 meno 1. Il fatto che adesso troviamo U4, U5 o 6 dipende dal software, perché quando faccio copia e incolla mi cambia l'etichetta dei vari strumenti. Anche questo non è più... Vediamo che le resistenze, mentre prima erano R1, R2, R3, R4, per evitare la confusione, le rinomina R6 e R7 in maniera progressiva, sono comunque sempre gli stessi valori, nessun problema. Adesso dobbiamo valutare se questi risultati che abbiamo ottenuto sono quelli che otterremmo, che si ottengono mettendo gli strumenti direttamente sul nostro componente, quindi CTRL-C, scusate, componente, sulla nostra rete originale. Se prima però non lo fermo non posso fare copia e incolla, una cosa che ogni tanto uno si dimentica. Ecco, non so perché ho preso il generatore. CTRL-C, CTRL-V. Il tempo di sistemare il nostro impianto. Lo copio direttamente dall'altro schema per evitare di andare sul menu Place Component e poi fare l'operazione di rotazione del componente, visto che già così ci facilitiamo la vita, ne approfittiamo. Adesso rilanciamo per vedere i risultati che si ottengono quando nella nostra analisi della rete troviamo i risultati. Ah sì, ecco un errore, mi sono dimenticato a togliere. Bene, fa bene anche sbagliare. Ecco, troviamo che con tutti e due i generatori, gli effetti di tutti e due i generatori che causano nei vari punti dell'impianto, in questo caso noi stiamo andando a controllare il nodo AC, I con 1, I con 2, I con 3, abbiamo che I con 1 è 1,5, infatti qua era 2, meno 0,5, 1,5, 0, 1 e meno 1, 1 e 0,5, 1,5. Quindi abbiamo così risolto l'analisi della nostra rete graficamente utilizzando direttamente Multisim e mettendo i componenti. Vi ringrazio per la visione di questo video, spero sia stato di vostro gradimento e vi do un arrivederci al prossimo video.